Buongiorno ragazzi, io sono Riccardo, bentornati anche oggi nel mio garage e nel mio canale YouTube. Mi sentite meglio? Prova! Oggi ho messo il microfono in bella vista così almeno potete sentirmi meglio, perché qua effettivamente in garage c'è questo effetto con questo suono ambiente che è fastidioso. Allora, oggi faremo la recensione e l'unboxing della sega circolare da banco della Parkside comprata alla Lidl a 79,99 €. Il modello è PMTS 210 A1. È un piccolo banco sega, facile da portare, pesa solo 14 kg, quindi ottimo sia per essere trasportato per chi lo utilizza fuori dal proprio laboratorio o per chi ha un laboratorio piccolo e non ha grosse esigenze. Infatti è un banco sega da hobbista, nulla di professionale. Oggi però è il compleanno di mia moglie, quindi auguri amore. Non vi dirò quanti anni fa, però perché è una donna e non si dice l'età, però auguri amore mio. Oggi mi ammazza, lo so. Allora, leggiamo le caratteristiche tecniche di questo utensile. Allora, ha una potenza di 1200 watt, un numero di giri a vuoto di 4800 al minuto, un angolo obliquo regolabile da 0 a 45 gradi, l'altezza di taglio da 0 a 48 mm e invece con inclinazione a 45 gradi da 0 a 45 mm. Le dimensioni del banco sega sono di 48,5 x 44,5. Con l'estensione di lavoro invece vanno da 48,5 a 63 cm e mezzo. La lama montata è da 210 mm, 24 denti. Il peso, come abbiamo detto poco fa, è di 14 kg e in dotazione troviamo uno spingipezzo, la battuta parallela, la battuta angolare, poi c'è il coprilama con l'aspirazione e poco altro. Comunque ora vedremo nell'unboxing tutto quello che troviamo all'interno. Incido il nastro. Fatemi sapere se l'audio è migliorato in questa condizione. Nella parte alta c'è il libretto di istruzioni. Lateralmente troveremo il goniometro, quindi che ci consentirà di spingere il pezzo e dare un'angolazione al taglio. Della ferramenta, il coprilama, le chiavi per il cambio della lama, la battuta parallela, lo spingipezzo, l'estensione della superficie scorrevole e questo è il banco sega. Pur essendo in lamiera, questa lamiera è migliore di quella del banco sega grande, quindi sembra qualitativamente un po' meglio, abbastanza robusto. Anche la guida della T-Track è più larga, quindi dà più senso di robustezza. Vi faccio due riprese da vicino così vediamo i dettagli della stessa, dopodiché continuiamo con il montaggio, assemblaggio e test con la prova di taglio. Allora, vediamo da vicino questo piccolo banco sega. Sulla parte frontale troviamo il logo Parkside, poi i pulsanti per poterla accendere e spegnere, il tasto rosso più sporgente in modo da agevolare lo spegnimento in caso di necessità, sono protetti contro trucioli e sporcizia varia. Poi abbiamo l'indicatore dell'angolo con una lineetta rossa ci indica l'angolo dell'inclinazione della lama, che è regolabile tramite questo pomello, quindi in questo modo si ruota contemporaneamente, anche la lama si ruota e poi dopo aver regolato l'inclinazione possiamo stringendo tutto, la lama poi rimarrà fissata con l'angolazione che abbiamo deciso noi. Coassiale invece alla regolazione dell'inclinazione troviamo la regolazione dell'altezza della lama. Bisogna fare parecchi giri per poterla sollevare, perché ad una rotazione del pomello la lama si alza e si abbassa molto lentamente. Questo ci permette una regolazione al millimetro, quasi micrometrica, però comunque è efficace anche se richiede del tempo. Il cuneo divisorio è di un materiale molto morbido, quindi assicuriamoci prima di utilizzarlo che non abbia preso urti e che sia posizionato perfettamente allineato alla lama. Il banco sega ha una superficie, come abbiamo detto poco fa, che è abbastanza robusta, poi ha un riferimento con la misura del taglio sia da una che dall'altra parte. Dalla parte opposta invece troviamo l'alloggiamento per l'aspirapolvere, quindi da qua vengono aspirati tutti i trucioli
o da qua, oppure come abbiamo detto poco fa, dal coprilama che entra montato poi sulla parte alta. Lateralmente invece c'è l'alloggiamento per lo spingipezzo e poco altro, nonché l'ingresso per poter montare l'estensione del banco di lavoro. In questi fori vanno infilati poi dei tubi in metallo che sono collegati all'estensione, ora vi farò vedere come si montano, e ci consentiranno tramite questi pomelli di stringere e mantenere fissato la stessa estensione. Il cambio lama invece va effettuato da questa parte e svitando le due viti che sono qua, quindi questa vite e quest'altra vite. Dopodiché, sollevando lo spazio, all'interno troveremo il bullone da poter allentare e poter estrarre la lama, quindi sostituire mettendo quella nuova. Questa è la battuta parallela. Sulla parte estrema ci sono questi pomelli con questa linguetta metallica e vanno insinuati in questo modo, quindi la lamiera deve andare a infilarsi fra i due pezzi, dopodiché stringendolo ovviamente farà la mossa e si bloccherà. Ovviamente si deve far inserire sia la parte frontale che quella posteriore. Stringiamo e diamo la profondità che preferiamo. Questa è l'estensione del banco, questa si apre in questo modo e sull'estremità ha anche dei piedini con una filettatura, quindi sono regolabili per decidere l'altezza che deve avere la stessa estensione sulla superficie nella quale si va a appoggiare. Quindi la infiliamo nei fori preposti che abbiamo visto poco fa. Perfetto, così è montato. Ora c'è solamente da regolare l'escursione dei piedini, dopodiché è già pronta. I piedini hanno un controdato per poter bloccare la loro escursione una volta che abbiamo impostato la stessa. E così è quindi il piano con l'estensione che possiamo decidere di estendere maggiormente o di lasciare in questo modo o addirittura chiudere, quindi possiamo allargarla o chiuderla e avere la superficie più ampia semplicemente con l'estensione montata. C'è un pochettino di dislivello tra l'estensione e il pianetto, come vedete c'è questo scalino abbastanza accentuato che non dipende dal piedino ma semplicemente per come è strutturalmente costruito. Comunque si utilizza più che altro per l'estensione a distanza, anche se non è perfettamente alla stessa altezza, dovrebbe non intralciare il lavoro. Il montaggio della protezione della lama invece va fatto semplicemente allentando questa vite, dopodiché allargando leggermente ed inserendo qua. Perfetto, c'è questo dado così a galletto, si stringe. Questa è la protezione montata, poi ovviamente arriva qualche millimetro più alto della lama perché questo è lo spazio che ci dovrà essere tra il pezzo da tagliare e la lama. Poi passando ovviamente il pezzo che dovremo tagliare, lo stesso si solleverà e ci consentirà di eseguire il taglio. Quindi il comportamento poi con il coprilama montato sarà questo. Adesso lo rimuovo, lavorerò senza coprilama e allora con mio stupore è arrivata già con tutte le regolazioni perfette, quindi l'angolo di 45 gradi è perfettamente a 45 gradi, lo stesso per l'angolo a 90 gradi, quindi questo spero che sia una cosa che abbiano fatto su tutti gli esemplari e non solo sul mio. Finora obiettivamente sta andando davvero bene, la struttura in metallo è abbastanza solida, certo è una lamiera quindi forzandola risente della pressione, mentre il pianetto è davvero molto robusto. Non sto utilizzando l'estensione verso l'alto della battuta parallela, vediamo di regolarlo a 2 cm, facciamo un taglio e vediamo come si comporta. La scala graduata con i centimetri è da entrambi i lati, quindi se l'adesivo è stato posizionato correttamente avremo perfettamente la battuta posizionata nel modo corretto perché riporta la stessa distanza da questa parte e da quella, quindi avremo un parallelismo quasi perfetto. Adesso abbasso la lama. Perfetto. Allora accendiamola per la prima volta, vediamo che rumore fa.
Allora, parte improvvisamente, quindi non ha assolutamente alcun soft start. Il rumore però dopo il picco iniziale, pur essendo rumorosa, è tollerabile, quindi non è un rumore assordante, è il rumore di un utensile che sta funzionando, però me lo immaginavo molto più rumoroso, quindi vediamo adesso di utilizzare lo stesso bancosega per ciò per cui è stato costruito, quindi per un taglio su una tavola di abete da 28 mm. Come sempre vi ricordo le protezioni. La qualità del taglio è molto accettabile. Sulla parte bassa ci sono delle schegge, però come qualità può essere accettato, ricordandoci sempre che è un utensile da utilizzare a livello hobbistico. Ora faremo dei tagli in cui si vede meglio perché per adesso è sovraesposto e non posso regolare l'esposizione. E allora, siamo pronti con questo fenolico, sempre 60 mm. Come potete vedere ed apprezzare, questa volta il taglio è perfetto. Questo è un taglio, il taglio già esistente, infatti vediamo gli smussati. Questo è il taglio appena effettuato. Perfetto. Come abbiamo visto poco fa, questo è il goniometro, allo stesso va collegato poi l'eventuale estensione che si può utilizzare pure sulla battuta parallela. Regolando questo pomello si può decidere di spostarlo, quindi dare l'angolazione che preferiamo. Adesso proveremo a fare un taglio a 45 gradi, vediamo se riesce quantomeno ad avvicinarsi allo stesso. Allora, goniometro si muove, ma il movimento per fortuna è quasi tutto lateralmente, quindi ha questo movimento perché ha del gioco, però per quanto riguarda l'angolazione il movimento che è pure presente è minimo, quindi vediamo di tagliare il fenolico che abbiamo utilizzato poco fa, proviamo a fare un taglio a 45 gradi, vediamo se riesce a farlo decentemente. Signori, rullo di tamburi, giro, ve lo faccio vedere prima da qua, forse non è necessario neanche girare, 45 gradi, tondi, tondi, perfetti, riesce questo goniometro ad avere questa angolazione perfetta. Questo pezzo è più piccolo, aspettate che giro, così viene molto meglio. Allora, pezzo più piccolo, (45 gradi) nettissimi, non c'è assolutamente aria. Perfetto. Avrei dovuto fare prima questa prova, invece prima ho realizzato il taglio a 45 gradi. Comunque 59,8,
59,6. È legno, è un legno morbido, quindi premendo varia, ma sono 59 mm e 59 mm, quindi diciamo che va bene come regolazione, ci siamo. 59 e 59, in base a come metto il goniometro ovviamente varia di poco, però la precisione è quella sufficiente per un taglio da hobbista. Allora, adesso supponiamo di dover tagliare questa tavola di legno a 77 cm e come vediamo, se lo mettiamo qua tende a cadere, quindi abbiamo la possibilità di estendere il nostro piano e avere una superficie che ci permetta di lavorare con più agio, più praticità, perché non dobbiamo preoccuparci del pezzo che cade giù. Proviamo adesso a fare invece un taglio e verificare la correttezza della perpendicolarità della lama rispetto al piano di lavoro. Allora, proviamo. Gradi esatti, ma era così già di fabbrica, non ho fatto nessuna regolazione, è arrivato già con l'angolo perfettamente a 90 gradi. Proviamo anche con i 45 gradi. Comunque vi farò vedere la regolazione della lama per poter impostare eventualmente i gradi se non fosse posizionato nel modo corretto. Gradi, 45 e 9. Qua ci sarà da fare qualche regolazione, comunque ci siamo avvicinati di molto. Questo è lo scarto. (45 gradi). Quindi probabilmente spingendo mi sarò mosso leggermente, anche perché questo mi sembra dritto, però da questa parte mi è sembrato di notare, sì, è leggermente inarcato, quindi ho commesso un errore io durante il taglio. Faccio la prova sulla parte centrale, 45,4. Comunque è semplicemente da regolare, però per i 90 gradi, che è il tipo di taglio più diffuso, per ora è andata benissimo. Adesso vi spiego come si regola invece l'angolo. Se non dovesse essere corretto, dobbiamo portare la nostra lama a 90 gradi, verificandola con un goniometro, dopodiché, dopo che la lama è perfettamente a 90 gradi, tramite questa vite potremo regolare dalla parte opposta una battuta e semplicemente crea il fermo dello scorrimento della regolazione. Quindi lo stringiamo in modo che resti fermo, dopodiché regoliamo quest'altro pezzo di plastica, come vedete, a questo taglio alesato che ci permette di fare spostare la plastica che riporta una linguetta rossa e allinearla allo zero. Lo stesso ovviamente con i 45 gradi. Una volta regolato la lama a 45 gradi e verificata con un goniometro, ovviamente anche la linguetta corrisponderà ai 45 gradi perché l'abbiamo già regolata per i 90, quindi è semplice come regolazione ed efficace. Per fortuna la mia è arrivata già regolata, mi auguro che anche la vostra sia così, perché accelera davvero i tempi di montaggio, assemblaggio e utilizzo della macchina. E allora ragazzi, cosa dire di questo piccolo bancosega? Lo promuoviamo? Secondo me sì, secondo me è un prodotto da hobbista che funziona bene. Le regolazioni già dalla fabbrica che sono state fatte a puntino, i materiali non sono scadenti come quelli che ho riscontrato nel bancosega più grande, il pianetto è più robusto, l'impostazione è effettivamente un pochettino scomoda perché bisogna ruotare questo pomello tante volte per alzarla di 1 centimetro e ci si stanca un pochettino il polso, l'avambraccio, però comunque
è un neo che ha e bisogna accettare. Non vi ho detto che ha il cavo lungo 3 metri, quindi questo ci permette anche di posizionarlo in punti distanti dove c'è la presa di corrente. Ragazzi, cosa dire? Come abbiamo visto il goniometro va bene, battuta parallela va bene, è accessoriata con lo spingipezzo, il pianetto che si allarga e permette di lavorare con pezzi più grandi rispetto alla superficie dello stesso. O comunque note negative ne ha poche. Se io potessi tornare indietro, fra questo e il banco sega grande che ho tuttora, forse avrei scelto questo perché qualitativamente è superiore a quello. Quello vi ricordate che aveva il pianetto che si premeva col dito, questo invece è abbastanza robusto, è silenzioso, ha solamente 1200 watt, però il taglio lo esegue in un attimo. Devo dire che obiettivamente sono rimasto piacevolmente sorpreso. Quindi, detto questo, se cercavate un banco sega così piccolo che vi potesse agevolare nei vostri lavoretti da hobbista e vi mancava un oggetto così comodo da poter riporre dove vogliamo, allora acquistatelo perché è il prodotto che fa per voi. Quindi non mi resta che salutarvi, ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo e invitarvi ad iscrivervi al mio canale, ma iscrivetevi davvero ragazzi, perché già siamo ben 42.000, quasi 42.000, quindi più vi iscrivete più saremo e più il canale crescerà. Tra l'altro iscrivendovi vi arriveranno, se cliccate sulla campanella qua giù e attivate le notifiche, vi arriveranno anche le notifiche dei video che vado caricando, quindi resterete sempre aggiornati. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento appunto ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e dal banchetto Sega della Parkside comprata alla Lidl. Ciao e auguri moglie.